Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Acquario. Può essere un periodo di presa di consapevolezza, un periodo di risveglio spirituale, un periodo dove si vede il disegno nel suo insieme. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di ottobre per gli amici dell'Aquario. Partiamo con un re di denari, un 8 di spade, temperanza, 3 di coppe, 8 di coppe, sei di coppe, imperatore, e cavaliere di pentacoli. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Partiamo da questo re di denari, andiamo subito a vederlo perché potrebbe essere 7 di spade e 4 di bastoni. Potrebbe essere un'energia vicino a voi. Vedendo le due carte di spiegazione mi verrebbe da dire che questa conoscenza, relazione, questa persona di fianco a voi non, diciamo, non avete creato una relazione proprio sincera e pulita con questa persona, magari voi non ne siete neanche consapevoli perché c'è un 7 di spade. Andiamo avanti, vediamo un attimo l'otto di spade. Abbiamo un 8 di coppe che avete già lì sotto e un re di coppe. È come se qualcuno pensasse di non avere scelta e di doversene andare, di dover lasciarsi indietro o certi temi o direttamente la persona. Andiamo a vedere la temperanza. Cinque di pentacoli, re di spade, 2 di coppe. Potrebbero esserci dei temi economici in mezzo qui, ragazzi. Però io ho anche l'idea che si possa trovare, o meglio, vogliate trovare un punto di incontro. Diciamo che avere 2 8 di coppe mi fa pensare al fatto che stiate cercando qualche cosa di più di quello che avete a inizio mese. Andiamo avanti, vediamo il 3 di coppe, fante di bastoni, 7 di pentacoli. Voglio una carta per il 5 di pentacoli, 10 di spade. Qui c'è qualcuno che non vuole lasciare indietro allora,
da un lato volete allontanarvi, dall'altro è come se non aveste le forze per farlo. E possono essere forze economiche, considerato questo 5 di pentacoli, potrebbe essere una forza di carattere, una sorta di indipendenza, di autonomia che vi manca. Però è anche vero che questo re di spade potrebbe essere qualcuno che arriva come in aiuto e con questo 2 di coppe si trova un punto di incontro, si trova un punto medio. Andiamo a vedere l'8 di coppe. 7 di bastoni, 8 di pentacoli, scusate, 9 di pentacoli e 9 di coppe. Io credo ragazzi che in tutto questo percorso stiate cercando la vostra autonomia e la vostra indipendenza. Può essere che, vi faccio un'ipotesi, siate in una relazione e non vi sentiate completamente indipendenti perché magari voi lavorate 2 giorni alla settimana e il vostro o la vostra partner lavora tutta la settimana e quindi a livello economico vi sentite inferiori perché non potete apportare la stessa quantità di denaro che apporta l'altra persona. Ehm, Può essere questo, può essere un tema di non sono sicuro delle scelte che faccio, quindi ho sempre bisogno di un confronto, ho sempre bisogno di una conferma all'esterno, ma questo sento che cambierà in qualche modo. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Giudizio e 7 di coppe. Voglio andare a vedere anche l'imperatore. Abbiamo un asso di spade e una regina di spade. Qui avete il re di spade sulla stessa linea, tra l'altro. Allora, secondo me, con la carta dell'imperatore, l'asso di spade e la regina di spade arriverete dritti verso dove voi volete, anche perché la stesa finisce con un cavaliere di denari, che è una carta concreta, è una carta di qualcuno che va piano, però va dritto dove deve andare, fa tutto quello che si prefigge, è un'energia molto concreta, molto terrena. E poi avete anche l'imperatore, che è colui che costruisce le proprie regole, quindi secondo me c'è come uno svincolo da quello che è il mondo esterno, ovvero devo sempre avere conferma, devo sempre chiedere magari soldi al partner, visto che c'era quel tema di prima che ho accennato, ed è come se qualcuno si fosse stufato di essere in questa situazione e si muovesse nel mese di ottobre per raggiungere una propria autonomia, una propria indipendenza, una propria forza di carattere anche. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 6 di bastoni, 10 di coppe e regina di bastoni. Quindi, come vi dicevo, verso fine mese ci sarà questo completamento. Il 6 di bastoni è una carta di grande successo, ragazzi, quindi può arrivare quel riconoscimento che stavate aspettando. Non perché ne abbiate bisogno, ma perché semplicemente arriva grazie a quello che avete costruito con l'imperatore. Tenete presente che l'asso di spade, qui avete il giudizio al contrario e parla di qualche cosa che non si vede bene, mentre l'asso di spade parla di chiarezza mentale, quindi secondo me arriva la chiarezza mentale di cui avete bisogno. Può essere che non vi sentiate proprio sicuri a causa di questo 8 di spade, dei movimenti che andrete a fare, però ragazzi chi lo è? Cioè nessuno quando fa un cambio, quando prende una decisione, è sicuro che sia la scelta giusta. Cioè nel senso finché uno non prova non lo sa. Quindi rimanere un po' bloccati nella paura del farò la scelta giusta, mi devo sentire con quella persona per capire se anche questa persona farebbe le cose come le faccio io. E se poi sbaglio, fa niente, cioè nel senso sbagliare fa parte del processo di apprendimento. Se non riuscissimo, cioè se non sbagliassimo non riusciremmo mai a imparare. C'è una frase che dice chi non fa non sbaglia.
Chi sta fermo non rischia di commettere errori, però sta fermo, né si espande, né va avanti, né costruisce qualche cosa, né si sfida, insomma è come se l'anima di questa persona non evolvesse. Quindi secondo me ottobre è un periodo che vi permette di vedere le cose da un'altra prospettiva, da una prospettiva più grande potrebbe essere. È come se foste più sicuri di voi stessi alla fine del mese, ok? Allora, parliamo di lavoro. Per chi è senza lavoro, può esserci un inizio, secondo me. Potreste trovare lavoro in un'azienda piccola, in un'azienda familiare, a conduzione familiare, secondo me. Ehm, Potrebbe essere un lavoro, diciamo, che non avete mai pensato come dog sitter, babysitter, potrebbe essere un lavoro dove ci sono dei bambini, quindi gli asili casalinghi, tra virgolette, gli asili privati, potrebbe, cioè, sento che è come se fosse un lavoro dove dovete curare, dove dovete prendervi cura letteralmente di qualcuno di più piccolo, di qualcuno di indifeso. Lì potrebbe esserci una buona strada per iniziare a muovere l'energia. Non escludo che qualcuno di voi, stufo o stufa di non trovare lavoro, decida di aprire la partita IVA ed iniziare a fare qualche cosa per conto proprio. Se per esempio in questo momento trovate solo lavoro, vi faccio un esempio come un altro, con le pulizie e insomma i clienti potrebbero arrivare, ve lo dico. Però qualsiasi lavoro sia, facciamo l'esempio delle pulizie, che di solito è un lavoro che si fa così, non vi nego che qualcuno di voi potrebbe decidere di dire: ok, apro la partita IVA, così invece solo che le case dei privati posso prendermi gli appalti dei palazzi, dei condomini, delle strutture pubbliche, ipotesi, no? E ampliare quel tipo di lavoro. Anche se magari non è un lavoro che vorreste fare per tutta la vita, però è come se fosse un'occasione, un settore dove c'è possibilità di espandersi. Quindi qualcuno potrebbe approfittare di questa opportunità. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, secondo me qualcuno qui, ragazzi, avrà o un aumento di stipendio o qualche gratificazione. Potreste essere messi a dirigere un gruppo o potreste addirittura essere assegnati ad un lavoro dove fate tutto voi, lavorerete da soli, sarete indipendenti, dove non dovete rendere conto a nessuno. Può essere, se state aspettando un trasferimento, un cambio o se magari volete proprio cambiare lavoro perché dove siete non vi piace più, sì che c'è, secondo me, una prospettiva di cambio. Potreste anche già cambiare, secondo me, nel mese di ottobre. Però è come se iniziaste più che tutto a guardarvi intorno, a vedere quali sono le possibilità che si aprono davanti a voi. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, non male ragazzi, non male. Diciamo che con la carta del giudizio avrete come un'idea complessiva di quello che potrebbe essere tutto quello che ruota intorno al vostro servizio o al vostro prodotto. Il lavoro non mancherà, ci saranno dei riconoscimenti, vi dico che arriveranno soldi, vi dico che sarete appagati di quello che, dei risultati che andrete a ottenere. Parliamo di amore. Allora, per quello che riguarda i single, c'è una persona, non so se la conoscete già o no, però io ho come la sensazione, ragazzi, che non sia la persona ideale per costruire qualche cosa. Ora, se volete solo divertirvi, va benone, però se volete costruire qualche cosa in più, non sento che questa persona sia, diciamo, disposta a costruire qualche cosa. Magari prova anche dei sentimenti,
non dico di no, però è come se ci fosse qualche cosa e potrebbe essere un problema di distanza temporale per qualcuno, quindi di età, piuttosto che geografica. Potrebbe esserci appunto questo tipo di problema che non fa sviluppare la relazione come voi vorreste. Ora, non dico che non si svilupperà la situazione, però è come se i risultati fossero minori alle vostre aspettative. E mi viene anche da dire, tenete gli occhi bene aperti su quello che vi raccontano, perché potrebbe non essere del tutto vero. Ricordiamoci che c'è un 7 di spade qua all'inizio. Per le persone che sono in una relazione, allora, se va tutto bene nella vostra relazione, penso che potreste organizzare qualche gita, qualche viaggio, qualche tipo di nuovo progetto insieme, che ho la sensazione unirà la coppia, unirà la relazione. Se però diciamo che le cose non vanno tanto bene, ottobre potrebbe essere un periodo impegnativo. Per qualcuno potrebbe essere utile allontanarsi un po' dal partner o dalla partner, dalla situazione che si sta vivendo per, diciamo così, schiarirsi un po' le idee. Se invece siete in una relazione più o meno indefinita, clandestina, devo dire che ragazzi, secondo me siete il gruppo alla quale va meglio, nel senso che tutto sommato c'è questo sentimento, c'è la voglia di vedervi, c'è passione e c'è anche prudenza, nel senso che sì, è vero, sento come se qualche cosa bruciasse e si tentasse di farlo bruciare poco per volta, cioè c'è come questa necessità di spegnere un po' il fuoco, di moderare un po' il fuoco interno. Tenete presente che con la carta del giudizio potrebbero venire fuori cose interessanti, cose del passato soprattutto. Vi ricordo che anche voi avete comunque 7 di spade inizio lettura. Per quello che riguarda, forse i soldi non vi ho detto. Allora, io credo che per chi avesse degli investimenti, dei, dei redditi passivi, credo che possa essere un buon mese dove avrete la possibilità di reinvestire in qualche cos'altro. È come se arrivassero effettivamente dei frutti, arrivano dei guadagni e voi invece di spenderli li reinvestite subito, il che penso che sia positivo. Ovviamente se ve lo potete permettere. Per altre persone fate attenzione perché potrebbero esserci come delle spese aggiuntive per la famiglia. Potrebbero essere i figli, giustamente adesso siamo a settembre, c'è l'inizio della scuola, quindi potrebbe esserci qualche spesa in più, o per qualche fratello. Potrebbero esserci del- delle spese, appunto. Magari c'è qualche fratello, qualche sorella che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno ehm, potrebbe non essere solo un aiuto economico, ma anche un aiuto pratico, che a voi comunque richiede tempo. Tutto sommato però devo dire ragazzi che non ci saranno grosse entrate o grosse uscite, quindi diciamo che il settore economico è abbastanza tranquillo. Per quello che riguarda la famiglia invece lì potrebbero esserci delle questioni, delle discussioni da dover appianare, magari se il tema era proprio il dare i soldi al fratello o alla sorella, potrebbe esserci qualche discussione in più, qualche... ehm, è come se doveste togliere a voi per dare agli altri in ambiente familiare. Però vi dico anche che nel momento in cui porterete a galla la questione, cioè diciamo l'affronterete a cuore aperto, a carte scoperte, secondo me si riesce a trovare un punto di incontro diverso, un punto di incontro differente da quello che avevate pensato. Tenete presente che qui avete l'otto di spade che è una carta che vi limita il modo di pensare, è come se la vostra testa e i vostri pensieri girassero sempre in tondo.
E invece, secondo me, parlando apertamente di certi temi, si possono risolvere meglio. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Wow, maturità che è un 9 di pentacoli e nessuna cosa che è un papa. Qui ce l'avevate il papa? Non mi pare, ma avete un 6 di bastoni. Ok, ragazzi, vi dicono che i tempi sono maturi. 9 di pentacoli è una carta di grande abbondanza, di grande proprio ricchezza economica ed è una carta del lavoratore autonomo, dell'indipendenza, di chi apre proprio la partita IVA. Quindi è come se vi dicessero che qui i tempi sono maturi per fare quello che volete. Tenete presente che questa è la carta del Papa, sì, però nel mazzo di Osho viene rappresentato come se fosse una lavagna nera, quindi come se doveste ancora fare voi, creare voi il disegno della vostra vita. È un po' come se vi dicessero, ok, i tempi sono giusti per poter disegnare il vostro futuro, per poter attirare quello che voi volete attirare, insomma. Ok, andiamo avanti, vediamo due oracoli. Abbiamo rete di telecomunicazioni e parla dell'estate. Siccome l'estate l'abbiamo appena passata, tecnicamente siamo ancora in estate, credo che faccia riferimento a tutte le relazioni che avete intrapreso quest'estate, le persone che avete conosciuto, le persone con le quali avete collaborato, le persone che avete individuato e che vorreste conoscere. E poi qui abbiamo un cambio di sentiero a gennaio. Può essere, ragazzi, che il mese di ottobre sia un buon mese per creare questa mappa verso la quale voi vi sposterete e credo che molte persone a gennaio cambieranno di sentiero, cambieranno strada. Tenete presente che qui avete 1 e 2, 8 di coppe, che è proprio la carta che ci dice che state ricercando qualche cosa di migliore, qualche cosa di più elevato, qualche cosa che vi soddisfi di più. Andiamo a vedere ancora una fatina. Fiducia. E fa vedere una fatina che si rivolge al sole. È un po' come se vi dicessero di avere fiducia nell'universo. E la cosa che mi colpisce, guardate, hanno esattamente la stessa posizione. Ragazzi, secondo me ottobre è un buon terreno per seminare, per preparare quello che sarà il vostro futuro cambio. Può essere per la relazione di coppia o può essere lavorativamente parlando, secondo me. Fatemelo sapere nei commenti. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, quindi da soli, attraverso la sezione degli abbonamenti. Lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, tratto le credenze limitanti divise per settore, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!